Assetto perfetto per la mia Lotus Elise. Oggi andiamo a vedere cosa ho cambiato, perché e poi faremo anche la prova su strada. Allora, iniziamo dal perché ho deciso di cambiare le sospensioni della mia macchina. Da quando ho preso la macchina non mi sono trovata molto a mio agio con la guida, mi trovavo meglio per le prestazioni e il comfort rispetto alla mia Serie 1, però non mi convinceva il suo aspetto nel handling. Dopo averla utilizzata per questi ultimi 2 anni ho capito gli aspetti che non mi piacevano della macchina. Innanzitutto era molto lenta nei trasferimenti di carico, aveva molto rollio e in più era molto sottosterzante. L'anteriore in uscita di curva tendeva a sollevarsi e la rendeva poco precisa, e quindi questo non mi dava quella fiducia che ero abituata ad avere con l'Elise. Ho deciso di puntare a un assetto che fosse più sportivo ma allo stesso tempo stradale da tutti i giorni, perché io la uso prettamente su strada, che eliminasse il rollio e il sottosterzo che mi dava fastidio, ma che comunque la rendesse utilizzabile nella vita di tutti i giorni. Cosa ho scelto? Allora, io ho scelto i Nitron Fast Road. Perché proprio questi? Vorrei potervi dire che dopo anni di prove, che li ho provati tutti, ho scelto questi per quel motivo, ma in verità per il semplice motivo che li avevo già montati sulla mia Serie 1. Lì avevo montato gli Street Series, mi sono trovata benissimo e quindi secondo me qualità-prezzo vanno benissimo. Ho deciso di montare i Fast Road su Sunshine. Li ritengo ottimi, hanno le molle un po' più dure, sono regolabili a una via in estensione e compressione e soprattutto hanno anche l'altezza regolabile. Allo stesso tempo, come il nome dice, sono stradali, che io prettamente li uso su strada, farò qualche pistata durante l'anno e quindi per me era la scelta migliore. Per tutte queste modifiche ho deciso di andare da Q-Setup, da Marco, che ringrazio tantissimo. Adesso vi lascio il video dove lui spiega cosa è andato a fare con la mia macchina e noi nel frattempo andiamo a fare la prova su strada. Bene, allora adesso abbiamo cambiato finalmente, abbiamo migliorato l'assetto della mia Elise. Entriamo più nello Nel specifico, nel merito merito della di modifica. cosa abbiamo fatto con la Certo, mia macchina. certo. Abbiamo allora montato le sospensioni che sono delle Nitron, che sono tra quelle diciamo più ottimizzate per questo modello di vettura. Anni e anni di esperienza hanno permesso a questa azienda di produrre insomma prodotti ottimi. E nella fattispecie, quando si montano queste sospensioni, si ha il vantaggio di poter gestire le altezze. Dalle altezze dipende tanto dell'aspetto dinamico di questa vettura. Quindi, come altezza intendo, oltre che chiaramente l'altezza da terra, la differenza, quello che si chiama pitch, tra l'altezza anteriore e posteriore, che genera un carico sull'asse anteriore che è fondamentale per sfruttare il potenziale di questo telaio. Allo stesso tempo si riesce a valutare bene quella che è la corsa utile, l'estensione e la luce di tamponamento nell'ammortizzatore, e dopodiché, oltre alle sospensioni, hai acquistato anche un kit che serve per, da una parte, aumentare l'angolo di camber all'anteriore, che anche qua è un punto critico, focale, e dall'altra parte di ottimizzare i bumper all steer. Cosa sono? I recuperi dinamici degli angoli caratteristici, in particolar modo quando si abbassa la vettura, tutto l'aspetto del comportamento dinamico della sospensione varia. Questo kit ripristina il comportamento che in fase di sviluppo è stato scelto come ottimale, per cui un altro kit fondamentale che su queste vetture fa la differenza. Da qui cosa aspettarsi? Non solo in pista ma anche in strada, una vettura meno sottosterzante, più bilanciata grazie all'equilibratura che abbiamo fatto sulle bilance delle diagonali, performance maggiore ma soprattutto divertimento e sicurezza, perché togliere sottosterzo vuol dire anche avere una vettura più gestibile, anche al limite un sovrasterzo arriverà magari ma sempre in maniera graduale, controllabile, divertente e non fastidiosa. Questo più o meno, esatto, questo è un po' il focus riassunto. Esatto. Ecco, questo è proprio quello che volevo
che mi aspettavo, adesso Esatto. non vedo l'ora di provarla, Sì, va provata. perché da quando ho preso questa ho notato che era più sottosterzante Rispetto all'S1, rispetto diciamo. all'S1 e Certo. infatti non mi dava lo stesso feedback, quindi sono Così proprio migliorerà la precisione di contenta. sterzo, migliorerà il comportamento e ti troverai a poter sfruttare il potenziale del telaio 111, che se no è castrato, Esatto. parte castrato. E niente, cosa possiamo dire d'altro? Le modifiche successive che si potranno fare per un utilizzo un po' più spinto potrebbero riguardare il riposizionamento. Intanto qua i ragazzi lavorano, Certo. ci sta, rumori d'officina. Il riposizionamento dei triangoli anteriori di sospensione superiori, Sì. che consentono di essere arretrati di base spostando dei piccoli spessori per aumentare l'angolo di incidenza. Questo però nel caso in cui si montassero del semislick e l'utilizzo fosse più improntato verso la pista. Che non era il mio caso, diciamo. Bravissima, perfetto. Per cui se si facesse un giro così la macchina funzionerebbe benissimo anche tra i cordoli, ma preferisco, almeno personalmente, mantenere un angolo di incidenza sufficiente ma non accentuato per l'utilizzo stradale, perché ha dei suoi vantaggi dinamici che poi scoprirai utilizzandola. Va bene, grazie mille allora. Grazie, un saluto. Dopo averla guidata per un po', possiamo dire che l'auto è migliorata in tutti i suoi aspetti. È più divertente, più precisa e più incollata a terra. È più precisa perché la macchina è più bassa, è anche più rigida, il che ha tolto il rollio ed è più pronta nei trasferimenti di carico. Adesso non devo più aspettare che la macchina si appoggi e le molle sono più dure, però questo non ne ha tolto il comfort. Devo dire che comunque la ritengo molto confortevole, copia bene l'asfalto. Il setting delle sospensioni limita i trasferimenti di carico, quindi rende la macchina più facile da guidare, nonostante che sia più rigida, perché rimane più bilanciata. In uscita di curva, dove l'anteriore tendeva a sollevarsi, adesso è molto più direzionabile perché rimane più piatta. Come si può vedere è migliorata sia in entrata che in percorrenza che in uscita. Non bisogna più lottare con lo sterzo. Rimane ben incollata alla strada, bellissima, veramente è un cambiamento pazzesco, veramente bello. Sono contentissima perché prima non mi trovavo a mio agio con questa guida molto sottosterzante e tendevo a preferire la serie 1 perché era il mio stile di guida, e adesso con questo assetto ho riscoperto il piacere di questa macchina e sarà molto difficile scegliere quale macchina prendere. Rimane veramente incollata, pazzesco. E abbiamo le gomme stradali, tra l'altro anche un po' consumate, va benissimo. Mi dispiace quasi che questa penso sia una delle ultime guide di quest'anno, perché sta arrivando l'inverno e poi qua metteranno il sale, perché veramente è cambiata ed è divertentissima, quindi non vedrò l'ora di guidarla l'anno prossimo. Veramente sarà uno strazio adesso metterla in garage. Grazie mille Marco, grazie a tutti di Q-Setup, grazie anche a Trivellato che mi ha procurato le sospensioni, e grazie a tutti voi. Un saluto.